Ciao a tutti, io sono Carla, oggi ti propongo un dolce natalizio della mia regione, il panforte di Siena, un dolce speziato, delizioso. Tu pensa che le origini di questo dolce sono antichissime, risale addirittura all'anno 1000 ed era un prodotto destinato esclusivamente ai ricchi, ai nobili, al clero, perché conteneva dei prodotti tipo spezie, cedro, arancia candita, che erano molto costose all'epoca. Nel 1879 la regina Margherita fece visita alla città di Siena e uno speziale realizzò il panforte, chiamandolo appunto Panforte Margherita in onore della regina. E adesso vieni con me in cucina e prepariamolo insieme. Inizio tagliando la frutta candita: 160 g di arancia candita, 160 g di cedro candito. La frutta candita è tagliata. In una teglia da forno metto 200 g di mandorle, 100 g di nocciole. Le metto nel forno a tostare, forno caldo statico a 170 gradi per 10 minuti. Adesso pesto 1 grammo di coriandolo e 3 chiodi di garofano. Vado a togliere il gambo e metto la parte superiore. Hanno un sapore molto intenso, quindi ne basterà veramente poco. Lo trito finemente. Ho tritato il coriandolo con i chiodi di garofano, li metto in un piccolo contenitore. Preparo lo sciroppo di zucchero e miele. Prendo una pentola dal fondo spesso e ci metto 100 g di miele, 100 g di zucchero. Metto miele e zucchero sulla fiamma e aspetto che arrivino a una temperatura di 121 gradi. Per valutare la temperatura ci aiutiamo con un termometro. Lo sciroppo sta arrivando a temperatura ed io nel frattempo metto mandorle e nocciole all'interno di un contenitore. Le mandorle e le nocciole sono tostate. Aggiungo le spezie coriandolo e chiodi di garofano, una puntina di cannella, noce moscata, pepe, sale, 75 g di farina, puoi usare la 00 oppure la 0, poco proteica, con circa 10 g di proteine. Mescolo con un cucchiaio di legno. Aggiungo anche la frutta candita, cedro, arancia, continuo a mescolare bene il tutto. Lo zucchero si è sciolto completamente,
Ok, ci siamo. Lo sciroppo è a 121 gradi, lo verso nel composto. Lo verso piano piano mescolando il tutto. Profumo il tutto con un cucchiaino d'estratto di vaniglia, questo è il mio fatto in casa, lo trovi sul canale. In assenza dell'estratto di vaniglia puoi mettere anche i semi di una bacca di vaniglia. Mescolo bene il tutto. Sistemo l'ostia sulla base e sopra ci adagio un anello per torte. Ritaglio l'ostia per metterla nella parte mancante. Dopo aver sistemato l'ostia sul fondo, ungo l'anello con dell'olio di semi. Distribuisco il composto. Puoi fare il panforte più alto o più basso, dipende dallo stampo che andrai ad utilizzare. Mi bagno le mani con l'acqua e premo il panforte. Dovrò distribuirlo bene. Spolverizzo il panforte con abbondante zucchero a velo. E posso infornare nel forno già caldo statico a 170 gradi per circa 25 minuti. Ecco il panforte pronto dopo 25-30 minuti di cottura. Ora lo metto sul piano di lavoro e lo lascio freddare completamente. Quando sarà completamente freddo tolgo l'anello che si andrà a staccare bene perché lo avevo unto con dell'olio di semi e poi ritaglio l'ostia alla base. Ho tagliato l'ostia in eccesso e poi l'ho ricompattato bene, premendo sia lateralmente sui bordi che sopra. Ovviamente è leggermente tiepido, quindi ancora modellabile. A questo punto aggiungo ulteriore zucchero a velo. Dovrà essere completamente ricoperto. E adesso lascio freddare completamente questa meraviglia prima della prova assaggio. È arrivato il momento della prova assaggio. Prima di tagliarlo ho unto la lama con un po' d'olio di semi e procedo. Ed ecco questa meraviglia. Che dire, perfetto. Procediamo con la prova assaggio. Speciale, provalo e fammi sapere. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, se ti è piaciuta fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Iscriviti al canale se ti piacciono le mie ricette e attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie e alla prossima videoricetta. Ciao!